Ciao da Luci, oggi realizzeremo insieme la stola costi. Come potrete vedere ed intuire, ho intenzione di andare avanti a sviluppare questo punto per vari progetti. Molte di voi sono state entusiaste della cosa, spero che sia gradita più o meno a tutti. La mia stola costi l'ho lavorata con questo meraviglioso filato. Io ovviamente adesso ho la versione in rosa, ma poi nelle info vi lascerò i link sia alla merceria, cioè Merceria Italia Artisan, sia il link diretto al mio colore, quindi alla mia cake specifica. Intanto vi dico che il Papatia Angora Cake è una cake da 200 grammi per 1100 metri, veramente infinita. La composizione la leggete qua: 80% acrilico, 20% di lana. Veramente molto bella. Come potete vedere è un filato molto bello e pregiato. Io l'ho lavorata con un uncinetto numero 4 e vi dico che la mia stola misura 180 cm lato lungo per 40 cm il lato corto. Ovviamente le misure sono riferite al mio filato ed il mio uncinetto, quindi se doveste cambiare filato e uncinetto le misure varieranno, però vi dico che il multiplo è di 12+3, quindi sapete che per farla più corta o più lunga vi basterà aggiungere o togliere 12 maglie a quelle che ho fatto io, e vi dico che io ne ho avviate 243, quindi 243 maglie per la mia intera stola. Andiamo alla sigla e poi alla realizzazione della nostra stola. Partiamo quindi con la nostra catenella. Io ovviamente qui ho realizzato una catenella di molto più corta, ma perché il mio è un campioncino, io la stola l'ho già realizzata. Ricordate che per partire io ho realizzato 243 catenelle. A queste 243 catenelle ho aggiunto un'ulteriore catenella e nella seconda catenella dall'uncinetto ho realizzato una maglia bassa e 2 catenelle. Mi è così più facile sostituire la prima maglia alta. Ora realizziamo 2 catenelle, carichiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo solo una catenella di base e dalla prossima iniziamo il nostro modulo da 11 maglie alte. Quindi per 11 catenelle sottostanti io vado a realizzare una maglia alta in ognuna di esse. Fatte le mie 11 maglie alte, ripeto 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto solo una catenella sottostante e dalla prossima ricomincio il modulo da 11 maglie alte. Concludiamo il giro con 2 catenelle, saltiamo solo una catenella di base e andiamo a fare nell'ultima catenella una maglia alta, così da finire come abbiamo iniziato. Io in questo caso ho solo 2 moduli, nella stola originale ne ho molti di più. Proseguiamo con il secondo giro. Parto con una catenella, volto il lavoro e nella stessa maglia sottostante faccio una maglia bassa e 2 catenelle. Mi piace partire così. Carico il filo sull'uncinetto, all'interno di questo foro vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Non vi preoccupate, il lavoro non tende ad allargarsi. 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto le prime 2 maglie sottostanti, dalla terza per 7 maglie
quindi vado a fare 7 maglie alte. Vado a lavorare in pratica le 7 maglie alte del modulo da 11 sottostante. Arrivata a 2 maglie dalla fine del modulo sottostante, le salto, 2 catenelle, entro all'interno del prossimo foro con 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle di separazione, salto le prime 2 maglie del modulo sottostante e vado a lavorare le 7 centrali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 catenelle di separazione per saltare le 2 maglie che ci avanzano e qui dentro vado a fare 3 maglie alte, 2, 3 e una maglia alta sulla seconda catenella di inizio giro, quindi individuiamola, 1, 2, eccola qua, vado a fare la nostra maglia alta finale. Eccoci qua, questo sarà il secondo giro. Partiamo con il terzo giro. Una catenella, volto il mio lavoro e nella stessa faccio una maglia bassa più 2 catenelle in questo modo. A questo punto devo andare avanti ad ingrandire questo e a rimpicciolire questo, quindi lavoro tutte le maglie sottostanti per un totale di 4 maglie alte e 2 le facciamo nel foro, 1 e 2, 2 catenelle di separazione, andiamo a lavorare le 5 maglie alte centrali del modulo da 7 sottostante, scusate, non le 5, le 3 maglie alte centrali del modulo da 7 sottostante, quindi salto le prime 2 e vado a lavorare le 3 centrali, 1, 2 e 3, 2 catenelle di separazione, carico il filo e in questo foro vado a fare 2 maglie alte. Lavoro le maglie alte sottostanti del modulo da 3, e lavoro 2 maglie in questo foro. 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie sottostanti e lavoro le 3 centrali del modulo da 7 sottostante. Due catenelle di separazione, salto le 2 maglie e nel prossimo foro 2 maglie alte. Lavoro le 4 maglie alte che mi rimangono. Ovviamente l'ultima è lavorata sulla seconda catenella di inizio giro. Ecco qua realizzato il nostro terzo giro. Come vedete non tende a fare questo lavoro, o perlomeno lo fa pochissimo all'inizio perché tira la catenella. Per questo motivo, se
vi è utile perché fate le catenelle molto strette, vi consiglio di utilizzare un uncinetto di un numero più grande per la partenza. A me sinceramente non dà molto effetto, diciamo, aumento. Se lo tiro sì, ma se la tengo bene vedete che va dritto. Quindi vi consiglio magari un uncinetto più grande per la partenza, però vi assicuro che con un filato molto morbido e una mano molto morbida non è necessario. Partiamo dunque con il quarto giro. Facciamo sempre la solita catenella, voltiamo il lavoro e nella stessa maglia andiamo a fare una maglia bassa e 2 catenelle. Dobbiamo andare avanti ad ingrandire questo che sarà un rombo, quindi lavoriamo tutte le maglie sottostanti. Per un totale di 2, 4, 6 maglie ed andiamo ad aggiungerne 2 facendole in questo foro. Quindi avrete 8 maglie alte, 2 catenelle di separazione, saltiamo le 3 maglie sottostanti e nel prossimo foro facciamo 2 maglie alte. Lavoriamo tutte le maglie sottostanti e altre 2 maglie alte in questo foro. Due catenelle di separazione, saltiamo le 3 maglie e ripetiamo ciò che abbiamo fatto finora. Concludiamo ovviamente lavorando tutte queste 6 maglie alte. Partiamo con il quinto giro. Catenella, volto il lavoro, maglia bassa più 2 catenelle ed andiamo a lavorare sul modulo sottostante ma saltando le ultime 2 catenelle, quindi andiamo a lavorare altre 5 maglie alte per un totale di 6. Le riconto per essere sicura. 3, 6, perfetto. 2 catenelle, salto queste 2 maglie e qui dentro vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Questa, come vedete, sarà la punta del nostro prossimo rombo. 2 catenelle di separazione e ripeto, salto le prime 2 maglie, vado a lavorare le 7 maglie centrali come fatto prima, due catenelle di separazione, salto le ultime 2 maglie, nel foro 3 maglie alte e ripeto per tutto questo giro. Avremo concluso con 6 maglie alte, partiamo con il 2, 4, sesto giro. Una catenella, volto il lavoro, maglia bassa 2 catenelle per partire. Ora dobbiamo lavorare le nostre 3 maglie alte centrali, quindi lavoro altre 3 maglie per un totale di 4, in questo modo, 2 catenelle,
salto queste 2 maglie e qui dentro ne vado a fare 2. Dobbiamo andare a ingrandire il nostro rombo. 2, lavoriamo le 3 maglie alte sottostanti, e nel prossimo foro vado a farne altre 2. Vedete, queste 3 maglie sono diventate 7, quindi sto ringrandendo il rombo. Quando questo si ingrandisce, ovviamente questo deve rimpicciolirsi. Quindi faccio 2 catenelle, salto le 2 maglie alte iniziali e vado a lavorare sulle 3 centrali. 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione e ripeto ciò che ho fatto finora, quindi 2 maglie alte qui nel foro, lavoro le 3 maglie alte sottostanti, e nuovamente 2 maglie nel foro, 1 e 2. 2 catenelle di separazione, salto le prime 2 maglie alte sottostanti e vado a lavorare le 4 finali. 1, 2, 3 e nella seconda catenella di inizio giro, centrandola bene, vado a fare la 4ª maglia alta. Abbiamo così finito il nostro sesto giro. Come potete vedere, iniziano a vedersi i nostri rombi. Partiamo ora con il settimo giro. Prestate bene attenzione perché il settimo giro è il nostro ultimo giro, perché ora andremo a ripetere in pratica il primissimo giro. In questo modo: catenella, volto il lavoro e faccio la solita maglia bassa e 2 catenelle. Vado a ripetere con 2 catenelle, 1, 2, carico il filo sull'uncinetto, salto queste 3 maglie e vado a fare 2 maglie alte nel prossimo foro, 1 e 2 maglie alte. Ora queste 7 maglie alte diventeranno 11, lavorando tutte le 7 maglie alte sottostanti, 2, 7, 2 maglie alte nel foro, 2 catenelle di separazione, salto le 3 maglie alte sottostanti e nel prossimo foro 2 maglie alte. Vado a ripetere quello che ho fatto qui, quindi 2 maglie alte, 7 lavorate sulle maglie alte, 2 maglie alte. Ci vediamo per concludere il giro. Per concludere il nostro giro, 2 catenelle, carico il filo, salto le 3 maglie alte, scusate, le 3 maglie alte sottostanti e nell'ultima, quindi nella seconda catenella di inizio giro, vado a fare una maglia alta. Come potete vedere, abbiamo concluso la nostra sequenza esattamente come era iniziata. Vedete, qui avevamo la maglia alta separata dalle 2 catenelle, 11 maglie alte, 2 catenelle, 11 maglie alte, 2 catenelle, una maglia alta, e qui abbiamo la stessa cosa: maglia alta, 2 catenelle, 11 maglie alte, 2 catenelle, 11 maglie alte, 2 catenelle, una maglia alta. Quindi ora non dobbiamo fare altro che ripetere
dal secondo giro in poi, perché sarà sempre la stessa lavorazione. Come potete vedere è veramente di una facilità estrema. Ora vi faccio vedere come bordare, ma si borda sempre nello stesso modo, però vi faccio vedere come bordare e la vostra stola sarà finita. Per fare la mia bordura io ho fatto in questo modo, quindi faccio una catenella, sempre volto il lavoro e vado a fare la mia prima maglia alta con maglia bassa e 2 catenelle, dopodiché faccio una seconda maglia alta all'interno del foro, vado a lavorare tutte le maglie alte sottostanti in questo modo, in maniera molto semplice, una su una. Ecco qui. Arrivata al mio foro, quindi lavoro l'ultima maglia alta, nel foro ne farò una sola, esattamente per riprodurre il primissimo giro. Vi ricordate che noi abbiamo fatto 2 catenelle, però abbiamo saltato solo una maglia, quindi io qui in questo foro ne vado a fare una sola, per poi riavere lo stesso numero di maglie pari alle catenelle iniziali. Quindi proseguo in questo modo, lavorando tutte le maglie e sempre sopra ogni foro ne lavoro una sola. Arrivata alla fine del giro, vedete, noi abbiamo questo grosso foro, in realtà sono le 2 catenelle e la maglia alta. Io cosa faccio? Entro nel foro, faccio 2 maglie alte, una e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte, una e 2. Ho trattato in pratica questo foro come se fosse un angolo, in questo modo. Ci ritroviamo da questo lato, voltiamo il lavoro. Ora lavoriamo, a seconda della vostra mano potrete decidere se come me lavorare una maglia sulla maglia alta, 2 maglie sulla maglia alta, una e 2, oppure lavorarle tutte. Io farò così perché mi trovo bene con la mia mano e il lavoro non mi sfarfalla. Quindi qua ne vado a fare 2, qui ne farò una, qua ne vado a fare 2, qui ne farò una, poi 2, una, e ripeto l'angolo come fatto sopra, quindi qui dentro 2 maglie alte, una e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte, una e 2. In questo modo ci ritroviamo sul basso del lavoro. Ora andiamo a lavorare tutte le maglie sottostanti, ricordandoci che dove ci sono le catenelle vado a lavorare una singola maglia. Vedete, in questo modo andiamo a lavorarle tutte. Ripeteremo questo per tutta la nostra, per tutto il nostro lavoro. Quindi vedete, vado a fare negli angoli 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, lavoro tutte le maglie. Sui fori ricordatevi di lavorare solo una singola maglia alta per ripareggiare il lavoro. Vedete, in questo modo viene perfetto. Per il secondo giro, se vorrete farne un secondo, si farà la stessa medesima cosa, quindi ci fermeremo qui, congiungeremo nell'angolo, ci alzeremo come facciamo di solito negli angoli e facciamo un altro giro di lavorazione per poi finire con un giro di maglia bassa. Io lo concludo e poi ci salutiamo.
Ecco qua la nostra stola costi finita, come potete vedere è veramente bellissima. Con questa lavorazione ci potrete fare qualsiasi cosa. Io ho fatto una stola, ma voi potreste farci una copertina, potreste farci una maglia se decidete di farla a pannello e quindi non a piastrelle, non top down, potreste farci qualsiasi cosa. Una fascetta per capelli, guardate com'è graziosa anche solo con queste con questa sequenza soltanto, quindi il rombo intero e poi soltanto un pezzettino sopra e sotto, viene veramente una cosa meravigliosa. Io andrò a arricchire la mia stola con questa bellissima etichetta by Fungo Label, guardate che bella. Vado semplicemente a cucirla in questo modo, ora ve lo faccio vedere sul campioncino, così, e do ovviamente un tocco personale alla mia stola. Per tutti i materiali vi consiglio di andare a guardare il sito quindi di Merceria Italia Artisan, il sito di Fungo Label, quindi questi due shop che sono delle mie amiche rispettivamente Merceria Italia Artisan, Francesca Italia Artisan, e Fungo Label, la mia amica Erika. Io vi do appuntamento al prossimo tutorial, non vi nego che questo non sarà l'ultimo progetto costi, ma ce ne saranno almeno altri 2 o 3. Arriverete ad odiare questo punto oppure amarlo alla follia come lo amo io. Ringrazio sempre la mia amica Costanza che collabora con me e mi ha fatto conoscere questo punto. Io vi mando un bacione grandissimo, ciao da Luci e al prossimo video tutorial. A presto, ciao!